Il transistor, a mani basse il componente elettronico più usato dagli anni 50 ad oggi. Lo si trova dappertutto, dentro qualsiasi dispositivo elettronico, dallo smartphone al computer alla TV al caricabatterie. Possono avere diverse forme e dimensioni, ma anche se il suo funzionamento di principio rimane sempre lo stesso. Vediamo qui ad esempio alcuni di quelli che io ho a casa. Abbiamo due grandi famiglie di transistor, i BJT e i MOSFET. Oggi in particolare ci concentriamo sui BJT, ovvero Bipolar Junction Transistor. Di questo dispositivo, come nel MOSFET, abbiamo due varianti, l'NPN e il PNP. Vediamo prima il caso PNP. Esso è composto da tre terminali, o anche chiamati pin, ovvero l'emettitore, la base e il collettore. In figura qui vediamo il simbolo utilizzato per rappresentarlo nei circuiti elettronici. Vediamo ora il suo comportamento dal punto di vista fisico. All'interno di questo dispositivo abbiamo un semiconduttore diviso in tre zone, una di tipo P, una di tipo N e di nuovo una di tipo P. Ma vediamo meglio cosa significa questo. Abbiamo come materiale pesato il silicio, che possiamo trovare comunemente nei silicati, nelle rocce silicate oppure nelle sabbie di quarzo, ad esempio. Tutte ovviamente dai nostri amici cinesi. Il problema è che andando a applicare una tensione a questo semiconduttore avremo una corrente poco significativa e questo quindi si comporterà come un isolante alla fine. Come facciamo allora per renderlo conduttivo in modo controllato? Andiamo a sparare nel materiale alcuni atomi di altri elementi. Se questi hanno un elettrone di valenza in più rispetto al silicio, otteniamo delle zone ricche di elettroni liberi, quindi cariche negative, per questo chiamate di tipo N. Ma se invece usiamo degli atomi con un elettrone in meno, creiamo zone dove mancano degli elettroni, lasciano dei buchi pronti a riceverli, anche chiamate lacune, che possiamo considerare come delle vere e proprie cariche positive, per questo chiamate di tipo P. Se andiamo ad unire un semiconduttore di tipo P ed uno di tipo N, andiamo a formare una giunzione PN, anche più comunemente nota come diodo. Quando questa giunzione si viene a formare, avremo un eccesso di cariche positive nel lato P ed un eccesso di cariche negative nel lato N. Queste, una volta unite, nella zona adiacente alla giunzione, tenderanno a diffondere, come se fosse del sale buttato nell'acqua della pasta per intenderci, quindi dalla zona ad alta concentrazione a quella bassa. Dal lato P, per ogni lacuna che diffonde sul lato N, avremo il suo corrispettivo atomo che da neutro diventerà carico negativamente, poiché questo ha solo al nucleo tre cariche positive, che non riescono a bilanciare i 4 elettroni dati dagli atomi di silicio attorno a sé. Sul lato N invece abbiamo l'opposto. L'elettrone libero, diffondendo sul lato P, lascerà l'atomo con un elettrone in meno da bilanciare. Quindi avremo 5 protoni che cercano di bilanciare i 4 elettroni, andando quindi a formare una carica fissa positiva. In questa zona intermedia tra i due materiali, chiamata regione di svuotamento, si crea un campo elettrico che inizia ad ostacolare il passaggio spontaneo di altre cariche tramite la diffusione, arrivando ad un punto di equilibrio tra le due, dove non si avrà più una corrente. Avremo quindi in questa giunzione solo cariche fisse, infatti gli elettroni e le lacune libere saranno neutralizzate a vicenda o anche meglio ricombinate. Da questo campo elettrico si è formato un vero e proprio potenziale intrinseco che ostacola il passaggio spontaneo di altre cariche. Questo processo avviene in tempi rapidissimi, parliamo di nanosecondi o anche meno. Ma cosa succede se ora applichiamo una tensione positiva ai suoi capi? L'equilibrio che avevamo viene distrutto dal potenziale applicato, che inizia ad attrarre le lacune e gli elettroni liberi verso la giunzione, neutralizzando le cariche fisse e riducendo quindi il potenziale intrinseco che si era creato. Le lacune e gli elettroni possono quindi ora diffondere senza problemi. Un'importante differenza che abbiamo ora rispetto all'inizio è che ora, anche se abbiamo la ricombinazione e la diffusione come all'inizio, questa non si fermerà perché il nostro generatore ci fornirà dai suoi terminali le lacune e gli elettroni sufficienti in modo da sostenere questa corrente. Questa corrente ha una dipendenza esponenziale dalla tensione applicata. Ma se ora proviamo a collegare una tensione negativa, ovvero anche chiamata polarizzazione inversa, cosa succede? Proviamo ora a collegare una tensione negativa, cioè a polarizzare inversamente il diodo. Gli elettroni e le lacune
Vengono ora tratte ai terminali del diodo, aumentando il potenziale interno del giunto. Risultato? Come potremo immaginare, la regione di svuotamento quindi si allarga, bloccando completamente il passaggio di corrente. In questa condizione, idealmente, non avremo quindi una corrente che scorre ai capi di questo diodo. Cosa succede se ora andiamo ad aggiungere alla nostra giunzione PN un'altra zona di semiconduttore drogata di tipo P? Avremo formato il nostro bel BJT PNP.